proprio come visto nel titolo andiamo a vedere quelli che sono i 5 E+1 bonus alla fine paper ideati nel 2024 e che andranno ad avere un impatto e implementazioni importanti all'interno del 2025. Perché lo andiamo a vedere? Perché prima di tutto dobbiamo tenerci aggiornati un po' tutti quanti, e due, perché nelle riunioni team con i vostri manager potete essere quello che ne sa più di tutti. Ok, io sono Davide Mastricci, sono un machine learning engineer e senza perdere tempo partiamo col primo. Vision Mamba, che fa parte della famiglia degli State Space Model, che in soldoni sono dei concorrenti dei Transformers, perché loro riescono ad essere più efficienti sia a livello computazionale che a livello di memoria utilizzata. In particolar modo riescono ad essere lineari. Una grande figata. Il Vision Mamba è applicato appunto a tutte le applicazioni in cui c'è object detection o comunque è in qualche modo inclusa la vista, ok? Quali sono i pro? I pro sono presto detti, come vi ho detto appunto, sono il fatto che è molto più efficiente, quindi possiamo metterli su edge, cioè su dispositivi che non devono essere connessi a server, ok? Quindi già io mi immagino appunto negli usi, ad esempio, l'utilizzo all'interno di telecamere, che siano AR, che siano VR, che siano per la sorveglianza, per qualunque cosa. La computazione può essere fatta all'interno stesso del chip della videocamera, come anche quella magari anche all'interno di robot, se voleva andare un po' più in là con la testa, no? Il secondo uso è in applicazioni di agenti multimodali, un po' come fa Gemini, che risponde appunto sia alla query testuale sia a ciò che vede nel vostro schermo, ok? E passiamo al numero 2, le Kolmogorov, le devo leggere queste qua, Kolmogorov-Arnold Network, o dette CAN, che vanno a sfidare direttamente le sacrosante Deep Neural Network, cioè si propongono come competitor di queste, anche perché non solo sembrano essere molto più efficienti, ma rispondono anche al grosso e grande bisogno che tutti noi abbiamo quando utilizziamo le Deep Neural Network dell'interpretabilità, perché sappiamo che sono per la maggior parte delle black box, ok? Quindi potrebbe essere una rivoluzione per tutti quegli ambienti in cui sapere il perché la rete neurale ha preso quella decisione è fondamentale. Vedi applicazioni sensibili come ad esempio l'healthcare. I pro di questa cosa sono appunto l'interpretabilità e l'efficienza rispetto alle Deep Neural Network, e gli utilizzi, ve li ho già spiegati, potrebbero essere tutti quelli in cui applichiamo le Deep Network, soprattutto lì dove la bassa latenza è importante. Numero 3 abbiamo i modelli Gemma, credo si pronunciano in questo modo, che introducono questo nuovo modo di fare un training di modo tale da togliere un po' quelli che sono i bias contenuti all'interno dei dataset e far sì che i modelli che vengono fuori siano un po' più giusti, nel senso che eliminiamo quelli che sono le classi sovrarappresentate, diciamo così, ok? Quindi il pro di questa cosa è avere modelli meno unbiased, della serie che il prossimo DeepSeek cinese, magari quando gli andiamo a fare delle domande che riguardano problemi del Partito Comunista o cose del genere, nel momento in cui glielo chiediamo magari ci risponde e non ci manda a quel paese. Quindi il pro è chiaro, la fairness all'interno dei modelli, e l'utilizzo sono in campi in cui la fairness è estremamente necessaria. Immaginate di un assistente che legge i curriculum della vostra prossima assunzione, che vi scarta semplicemente perché avete la barba rossa, ok? Oppure perché avete frequentato l'Università degli Studi di Salerno, va bene? Non sarebbe giusto. Perciò, trainando i modelli con questa nuova tecnica, chi ha la barba rossa e ha frequentato l'Università di Salerno potrà essere assunto senza problemi. Numero 4, Mixture of Expert, una nuova architettura che permette ai modelli di utilizzare più risorse solo quando è necessario per i taschi più difficili, e questa difficoltà credo venga compresa dai modelli stessi utilizzando questa architettura.
Non riesco a dare molti più dettagli a riguardo perché ancora non l'ho compresa al 100%, però le promesse sono molto 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 importanti e comunque tutte le referenze sono in descrizione, ovvero che la scalabilità dei modelli che adottano questa architettura è, diciamo, virtualmente infinita, perché tu vai a utilizzare tutta la tua infrastruttura solo sui compiti difficili, mentre per quanto riguarda quelli facili ne usi molto molto meno. Ad esempio, un facile utilizzo che io ci vedo è nel training delle persone, l'e-learning, no? Immaginiamo di avere un AI tutor che sta in qualche modo dando una mano a un'intera classe e a differenti studenti, differenti persone con diverse capacità di apprendimento, quelle che sono più in difficoltà magari ci si impegna di più e l'impegnarsi di più significa utilizzare più risorse computazionali, quindi ragionare in maniera più intensa, dargli più aiuto rispetto a quelle persone che per qualche motivo sono un po' più avanti in quel determinato task sulla quale non è necessario magari spendere tutte quelle risorse, ok? E cosa molto importante che mi fa sperare bene, che è un qualcosa di davvero di valore, è che Gemini 1.5, e a questo punto immagino anche il 2, ma non ne sono sicuro, è stato addestrato utilizzando questa architettura. E ricordiamo che Gemini 1.5 può gestire contesti lunghissimi. Quindi teniamola d'occhio. Passiamo al prossimo. Numero 5, molto importante, è il Mistral 7B Instruct, che è un modello Mistral a cui è stato fatto un fine tuning per appunto ridurre i parametri a solo 7 miliardi. Questo lo fa rientrare all'interno della famiglia degli Small Language Model, che in teoria possiamo riuscire a eseguirli su dispositivi più piccoli rispetto a queste server farm dove magari gira ChatGPT o altra roba di quella grandezza con mille miliardi. E questa cosa di girare all'interno dei dispositivi, che siano videocamere, che siano smartwatch, che siano smartphone o qualunque cosa, sembra proprio essere, anche seguendo quello che vi ho detto in questo video, un trend del prossimo futuro, cioè l'edge computing, come c'è stato in passato, quando abbiamo avuto altre innovazioni. Anche quella delle AI, in questo caso dei large language model, degli agenti e quant'altro, è appunto esplosa e adesso si cerca di portarla dai grossi server ai piccoli dispositivi. E Mistral è proprio, diciamo, l'esempio palpabile di questa cosa, perché è uno di quelli che fa parte di questa famiglia dei small language model che saranno utilizzati tantissimo, secondo me, nel futuro. E con questo chiudiamo la classifica, ma prima di lasciarla vediamo il bonus, che si chiama CLOW LM, dove CLOW sta per Context Learning Across Windows. Questo l'ho letto perché non me lo ricordavo, ma l'idea è appunto che c'è questo modello che è capace di mantenere il contesto anche se spezzettato. Che significa? Vi sarà capitato di utilizzare ChatGPT e di scrivergli un qualcosa, non lo so, ad esempio fammi il business plan, poi magari del business plan andate ad analizzare qualcosa di specifico, su questo specifico poi andare di nuovo sul generale, e quindi il contesto che voi state andando a modellare è spezzettato, no? Perché siete partiti con l'idea di voler fare il business plan, siete arrivati a magari parlare semplicemente di campagna marketing e Facebook Ads, non lo so, una di queste cose, ok? Avete spezzettato il contesto, ma magari quello generale era ancora il business plan, va bene? E questo è molto facile che negli LLM a un certo punto si perda, a meno che, come magari ha fatto Gemini, non hai un contesto gigantesco in cui riesci a mantenere in memoria tutto ciò che ti è stato detto, e quindi le risposte sono sempre più coerenti. Ecco, invece di questo abbiamo questo nuovo modello che riesce a mantenere il contesto anche se frammentato, perché è stato trainato in una maniera tale che il contesto fosse stato trainato in maniera tale che il contesto fosse spezzettato, e l'obiettivo era quello di mantenerlo. Ok?
E con questo chiudiamo quello che è questo corso rapido di aggiornamento e di prospettiva verso il 2025 che ci aspetta, e ti lascio con altri 2 miei video. Qua, quello dove ti spiego un po' che cos'è l'MLOps, sempre sottovalutato dalle persone, ma che in realtà è proprio il cuore pulsante della produzione del machine learning e delle AI in tutte le sue derivazioni, mentre da questo lato ti lascio, se hai fatto un po' di fatti miei, come io ho affrontato la mia vita da digital nomad, perché so che molti di voi sviluppatori ambiscono a questa cosa e essere nomadi digitali non è facile come può sembrare. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao!